Facciamo un esercizio di immaginazione. Immaginiamo che la Jihad sia un'automobile. Se noi immaginiamo che la Jihad sia una macchina, sappiamo anche che la carrozzeria, le ruote, i pneumatici sono i testi ufficiali dell'Islam e la biografia di Maometto. Il motore di tutta questa macchina è l'antisemitismo. Le chiavi per accendere, per mettere in moto questa macchina della Jihad sono degli episodi creati ad arte affinché Israele venga demonizzata e affinché i palestinesi passino sempre per le vittime innocenti, come ad esempio abbiamo visto negli scontri avvenuti la settimana scorsa alla moschea Al-Aqsa di Gerusalemme. Il carburante, quindi, affinché tutta questa macchina della Jihad vada avanti, sono i filo palestinesi che si allineano in maniera spontanea in tutto questo con l'Islam antisemita, perché anche loro sono antisemiti. Io adesso vi leggo dei messaggi che ha ricevuto pubblicamente online un amico ebreo durante il corso di una live di cui poi riparleremo in un prossimo video. La live parlava proprio degli scontri avvenuti alla moschea di Gerusalemme. Questi sono commenti pubblici e io mi scuso fin da ora per le parole che devo dire. Campate di rendita da 80 anni con l'Olocausto. Ve ne fregate dei palestinesi perché a voi vi hanno messo nelle camere a gas e nei forni. Siete dei coglioni e siete colpevoli perché avete ucciso Gesù. Non faccio io lezioni di teologia cristiana, però queste sono frasi di atei. Quando una persona dice una cosa del genere vuol dire che è atea. Non faccio lezioni di teologia, ma secondo il cristianesimo Dio ha voluto la crocifissione di Gesù Cristo apposta per redimerci dal peccato originale. Questo significa che Dio ha dato agli ebrei una grande responsabilità. Li ha privilegiati della responsabilità più grande in assoluto, ovvero compiere la volontà di Dio, che era la crocifissione. Hitler ha reagito alla vostra prepotenza e insolenza. La vostra cultura mi fa vomitare come quando vedo un animale brutto, sporco, lercio, sudicio. Siete nomadi e dovete continuare ad esserlo. Puoi rappresentarti in un cane randagio. Dopo questi commenti pubblici, questo amico ebreo riceve anche degli audio che io ho brevemente riassunto, più o meno dicono tutti questo. Hitler aveva sbagliato, ma qualche ragione ce l'aveva. Questa persona continua poi a delirare, a insultare, ovviamente menziona il fatto che i palestinesi sono sempre le vittime, sono sempre innocenti, manifesta dell'odio per la kippa alla pari di quando l'Islam manifesta odio istantaneo di fronte alla visione della croce e poi dice: ebrei di merda, pezzi di merda, bastardi. Rimenziona di nuovo i palestinesi e infine conclude dicendo: e poi piangete perché Hitler vi ha ammazzato tutti. Molto bene. Mentre io seguo tutto questo, capita che un amico ebreo con la propria kippa sta passeggiando sul lago di Como nel giorno di Pasquetta e viene aggredito da una signora musulmana. Questa signora si avvicina a questo amico e grida: Palestina libera, che Israele bruci. Sì, sì, voglio tutti gli ebrei morti. Il marito interviene, ma non per fermare sua moglie, ma più che altro per non farsi fare il video, perché questa persona stava cercando di iniziare a registrare tutto quello che stava accadendo e alla fine giustifica le frasi della moglie. Non solo, ma a un certo punto interviene anche la figlia, che avrà avuto più o meno 6 o 7 anni, che dice che vuole anche lei bruciare tutti gli ebrei. Dopo aver raccontato questo episodio, su Twitter si scatena l'inferno e si scatena contro questa persona ebrea, perché viene insinuato che si tratta di menzogne, che sta mentendo, e questa persona praticamente è in maniera implicita invitata a dare delle giustificazioni che in realtà non doveva assolutamente dare. Fra queste giustificazioni, che ovviamente non serviranno a niente nell'inferno che si è già creato su Twitter, c'è anche la frase: io non ce l'ho con tutti i musulmani, però sappiate che il 99% delle aggressioni che ricevo arriva da arabi e da musulmani. Queste frasi, questa persona aggiunge la frase: forse ci saranno tempi bui in Italia.
Io prima di Natale, molto tempo fa, avevo fatto un video in cui sostengo, e lo sostengo ancora adesso, che gli ebrei abbiano una percezione più sviluppata per quanto riguarda una società che si sta ammalando. Questa percezione secondo me ce l'hanno anche le donne e anche gli omosessuali, soprattutto per quanto riguarda l'Islam. Io questo lo penso ancora adesso, e se ho un amico ebreo che mi dice forse vi aspetteranno tempi bui in Italia, io inizierei a preoccuparmi. Tant'è che sempre sui social inizia ad esserci il filone che giustifica la morte degli ebrei, ovvero se una persona israeliana è morta, va bene, se una persona ebrea è morta, va bene. E quindi iniziano a dire che Alessandro Parini non era un turista italiano, ma si trattava di un israeliano che viveva su terre rubate ai palestinesi, e quindi in maniera implicita stanno dicendo che la morte di Alessandro Parini va benissimo, è giustificata. Perché? Perché era israeliano anche lui e anche lui aveva rubato le terre ai palestinesi. Ad un certo punto arriva anche la notizia, perché non so se vi ricordate, poche ore prima dell'uccisione di Alessandro Parini c'è un altro attentato terroristico in una località che si chiama Hamra. Subito in questa sparatoria fra macchine muoiono 2 ragazzine che sono le figlie appunto della madre che era nell'auto con loro, che viene subito ricoverata, non muore subito ma purtroppo muore qualche ora dopo. In questo momento quindi a questa altezza della storia molte persone condividono la notizia della morte di questa signora che si chiamava Lucy D, come ad esempio questo rabbino che giustamente sottolinea anche il fatto che si tratta di terrorismo e che si tratta di un crimine. Ma cosa fanno a questo punto i musulmani o i filo-palestinesi? Dicono certo che si tratta di un crimine, è un crimine che la madre abbia portato a vivere le sue figlie dal Regno Unito sui territori altrui, sui territori occupati. Il rabbino dovrebbe condannare questo estremismo e scoraggiare altri britannici dal seguire questo esempio. Un ulteriore filone ancora all'interno di tutto quello che sta accadendo sui social. A un certo punto diventa completamente schizofrenica la situazione, perché Alessandro Parini non è più un israeliano, ma è una vittima della polizia israeliana, cioè queste persone sostengono che lui sia stato ucciso dalla polizia israeliana sempre per la solita motivazione di demonizzare Israele. Vi ricordo che quando scattano questi momenti completamente schizofrenici sui social, i palestinesi e i filo-palestinesi sono in grado di dire qualsiasi cosa e di cavalcare qualsiasi cosa strumentalizzandola a proprio favore. Proprio favore significa noi siamo le vittime innocenti, Israele è il demonio. Fra queste vi menzionerei il fatto che molto spesso Gesù Cristo diventa palestinese e nessuno mi deve mai mettere in una stanza chiusa con una persona che sostiene una cosa del genere. Ho la fedina penale pulita e vorrei continuare a tenerla così. Ma riescono a sfruttare anche delle citazioni di Primo Levi che riguardano la mostruosità della natura umana, sempre perché appunto vengono strumentalizzate per demonizzare Israele e giustificare quindi la violenza dei palestinesi. Ma a un certo punto che cosa arriva? Arriva la parola in codice, arriva l'ordine direttamente da Maometto, Khaybar. Khaybar dal punto di vista islamico significa sterminio degli ebrei. Significa morte agli ebrei, significa Shoah, significa olocausto. Questa è l'Inghilterra poche ore dopo. Khaybar, Khaybar ya Yahud! Khaybar, Khaybar ya Yahud! Jaish Muhammad sa Yahud! Jaish Muhammad sa Yahud! Muslim armies, where are you? Muslim armies, where are you? Al-Aqsa is calling you! Al-Aqsa is calling you! Takbir! E una volta che è scattato l'ordine, che cosa potrà succedere? Succede che si verificano tutta una serie di manifestazioni dove viene gridato alla morte degli ebrei, ovviamente. Questo è quello che è successo a Berlino. يا كذاب القسام
una cosa simile è successa anche a New York, anzi quello che è successo a New York è ancora peggio. E per farvi capire perché intendo dire che è ancora peggio, dobbiamo brevemente ricordare che nell'agosto del 2001 c'è stato uno degli attentati terroristici più spaventosi a Gerusalemme. Un kamikaze è entrato in una pizzeria, questa pizzeria fa parte di una catena che si chiama Sbarro. Questo kamikaze ovviamente si è suicidato e in questo attentato terroristico ha fatto 130 feriti e 15 morti. Queste sono le immagini più tristemente legate a questo attentato terroristico e la manifestazione che c'è stata a New York è questa. Free, free Palestine! 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 Vi ricordo anche che l'attentato alla pizzeria Sbarro di Gerusalemme è dell'agosto 2001. Che cosa è successo un mese dopo? In che città? A questo punto, in preda alla disperazione, chiamo l'Osservatorio sull'antisemitismo, che è uno strumento molto importante che dobbiamo utilizzare a nostro favore. Ho una conversazione di circa 20 minuti con il direttore dell'osservatorio a cui denuncio tutto quello che sta accadendo e a un certo punto chiedo dei consigli su come procedere, chiedo dei consigli su come poter contrastare tutto questo antisemitismo. Il direttore mi risponde innanzitutto di stare calmi, perché con un linguaggio più calmo si possono ovviamente attrarre più persone. Per quanto riguarda Hamas o gli estremisti non c'è niente da fare, ma se ci sono delle persone che potrebbero effettivamente cambiare idea, ammorbidire le proprie opinioni, le proprie abitudini di allineamento politico con la Palestina, sono persone che se ne interessano soltanto se il linguaggio è estremamente calmo e non è un linguaggio fatto di estremismi, quindi dobbiamo stare calmi. La seconda cosa importante è che bisogna segnalare questi episodi. L'osservatorio ha sia un numero di telefono che una mail, si possono mandare tutte le informazioni che si hanno, come ad esempio questi audio che ha ricevuto l'amico, oppure la descrizione fornita da quest'altro amico che era presente sul lago di Como il giorno di Pasquetta, perché mi ha detto che le autorità negli ultimi anni sono state molto sensibilizzate rispetto all'antisemitismo. E poi mi ha detto anche una cosa interessante: le autorità potrebbero scoprire dei gruppi islamisti grazie alla singola segnalazione di un individuo. Se una persona grida morte agli ebrei in piazza Duomo, magari questa persona è legata ad un gruppo islamista. Se viene segnalata questa persona a livello singolo, diciamo di individuo, le autorità possono fare dei controlli, possono anche solo citofonare, farsi vedere e o trovare un gruppo islamista che magari c'è dietro questi individui, oppure semplicemente dare un segnale. Quello che state facendo è reato, ricordiamolo, gridare alla morte degli ebrei è reato. A un certo punto io gli chiedo come posso usare i social, cioè YouTube, per sensibilizzare su questo e per combattere questo fenomeno. Il direttore dell'osservatorio mi ha risposto che vanno benissimo momenti di contenuti, diciamo, di controinformazione, come ad esempio quello che avevo fatto per quanto riguarda gli scontri alla moschea Al-Aqsa, quindi non far vedere solo la polizia israeliana che manganella gli innocenti palestinesi, ma ricostruire tutto l'episodio. E poi mi ha detto che andrebbe benissimo anche riprendere delle fasi storiche che in maniera neutrale, in maniera molto calma, molto tranquilla, ripercorrono tutto quello che è accaduto fino alla situazione odierna. Per fare questo mi ha consigliato di attingere ad un sito che si chiama israele.net, il direttore si chiama Marco Paganoni, ho già letto dei suoi articoli ed effettivamente ho trovato delle bibliografie molto interessanti. Nell'attesa quindi di aver tempo per fare altri video, leggere altre cose e continuare comunque su questo, perché è il 70% dell'Islam, è questo, inizierei anche col ripetere una cosa. In questo momento allinearsi con l'antisemitismo islamico è una follia.
completa e totale. La macchina della jihad, mentre io parlo, è già partita. Questa macchina della jihad è già partita e ce lo conferma ad esempio un'autorità islamica che ha tenuto questo sermone poche ore fa dalla striscia di Gaza. لنرى شذاذ الآفاق إخوان القردة والخنازير وهم يعيثون فيه فسادا وظلما وبغيا فخسف بهم إلى حيوانات مستقذرة مستقبحة مثل القردة والخنازير كل ذلك بما جلبوه من ظلمهم وبغيهم. نقر العدو بالسلاح يا كرام، نقر العدو بالخوف، نقرهم بالرعب، نقرهم بإعداد المواقع وتدريب الرجال واستعداد كل أبناء الشعب الفلسطيني والمسلمين ليستعدوا إلى يوم إذا ما استنفرنا نفرنا. لم ننظر أبدا إلى الثمن مهما كان غاليا. أن يخوفوننا بالقتل فأي طعم أزكى من الشهادة، أي خاتمة أجمل من الموت في سبيل الله. Non solo, ma la Palestinian Authority, l'autorità palestinese nei territori palestinesi, ha anche ritrasmesso un musical per i più giovani, i cui contenuti sono questi. Questo musical demenziale e grottesco è la manifestazione visiva della stupidità di chi in questo momento si può allineare con i palestinesi o con i filopalestinesi o con l'antisemitismo islamico. Ripetiamolo, l'antisemitismo è un reato. E se ancora non fosse chiaro che cosa significa Palestina libera, quando sentite questi slogan, io riguarderei le immagini della bara di Alessandro Parini che arriva a Ciampino. Palestina libera significa bare, Palestina libera significa feretri, Palestina libera significa funerali, Palestina libera significa morte. Morte di chiunque si trovi davanti la macchina del jihad, che ha avuto questo tipo di carburante e il cui motore è l'antisemitismo. Se inizia la jihad e quando inizia la jihad non deve vincere l'antisemitismo. Non bisogna allinearsi con questo antisemitismo islamico, anzi bisogna combatterlo, non deve vincere la morte né degli ebrei né di altre persone. Deve assolutamente vincere la vita, deve assolutamente vincere un allinearsi spontaneo e genuino con gli israeliani o con gli ebrei in qualsiasi punto del mondo siano, perché sono semplicemente a livello statistico le prime persone con cui la jihad se la prende, ma dopo di loro ce ne sono altre. Quindi ci riguarda quello che succede agli ebrei. Deve assolutamente non vincere la jihad. Deve perdere la jihad, deve perdere la morte, deve vincere la vita come in realtà ha fatto fare in maniera triste e involontaria la signora Lucy D, perché a seguito della sua morte la famiglia ha deciso di donare gli organi. Lucy ha donato il cuore, un polmone, 2 reni e il fegato. Ha salvato 5 vite. È tutto. Grazie, ciao, a presto.